Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Leone, tendenze energetiche affettive per la prima parte di luglio 2022. Amici del Leone, abbiamo la carta della temperanza. Qui si può parlare di quello che è un equilibrio, una ricerca di equilibrio o magari un periodo, diciamo, rivolto a quello che è la guarigione o il mettere sullo stesso piano, se vogliamo, quello che è il lato spirituale da quello che è il lato un po' più concreto della vita. È un po' come se ci fosse questo riallineamento tra mente e cuore, diciamo così. Per molte persone invece si tratta di pazienza. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, quindi non tutto risuonerà. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, cominciamo con un fante di denari, la ruota della fortuna, il 2 di coppe e il 4 di spade. Fante di pentacoli mi parla di una persona, potrebbe essere un figlio per qualcuno, o un'attitudine. Quindi è la classica è il riferimento allo studente, a colui che sta mettendo tutta la sua energia, in questo pentacolo, okay? Quindi si tratta o magari di un nuovo percorso di studi o magari, di quello che è il dedicarsi a un progetto, il dedicarsi a una relazione, magari è proprio il progetto di creare questa relazione o semplicemente potrebbe essere una persona che è recentemente entrata nella vostra vita. C'è la ruota della fortuna, cambi in vista, cambi positivi. Con la ruota della fortuna si parla appunto di fortuna, di destino, quindi potrebbe anche essere che ci sia per destino un avvenimento che in qualche modo cambierà la vita. Andiamo poi a spiegarlo meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche questo 2 di coppe e, ho la sensazione che qualcuno qui desideri una relazione, desideri un incontro, magari proprio con questa persona, magari proprio con questo fante di pentacoli, se non fosse un figlio chiaramente. O magari anche, perché no, magari, vivete a distanza e c'è voglia di incontrare questo figlio. Abbiamo poi il 4 di spade, che ha la stessa energia della temperanza, sento. Qui c'è qualcuno che affronterà questa parte di luglio, questa prima parte di luglio, con uno spirito, diciamo, di guarigione. Io credo che sarà questa ruota della fortuna che vi darà un nuovo sprint, ok? Probabilmente c'è ancora qualche... Mi parlano di lavori delle ombre, quindi credo che ci sia qualcuno che debba ancora migliorare questo lato della propria vita o della relazione o di questa situazione, come se ci fosse qualche cosa qui che bisogna portare a consapevolezza, a galla, alla luce. Il 4 di spade è una carta di una persona che si prende un momento per fare il punto della situazione, per rigenerarsi, per ricaricare le pile anche. È la carta della guarigione, vi dicevo che ha un po' la stessa energia della temperanza. Quindi probabilmente è un po' quello, la cosa di cui avete bisogno per riuscire ad arrivare a questo 2 di coppe. Andiamo avanti con la carta del giudizio. Il giudizio parla per qualcuno di una chiamata, potrebbe essere una chiamata da un punto di vista spirituale o una chiamata da un punto di vista fisico, potrebbe essere collegato con questo 2 di coppe o magari con questo fante di pentacoli, quindi la chiamata potrebbe proprio essere da parte di questa persona e magari una persona che non sentite da tanto tempo.
Oppure potrebbe essere una chiamata spirituale, un'idea, un'illuminazione per quello che riguarda la situazione o la relazione che state vivendo. E poi abbiamo il carro. Il carro mi dice che qui, con questo giudizio, prenderete consapevolezza su che tipo di direzione prendere, su che tipo di scelte fare, sulla direzione dove andare. Andiamo a vedere ancora una carta. Terminiamo con un 10 di bastoni. Quindi il carro vi darà la possibilità di capire che cosa tenere fondamentalmente e che cosa lasciarvi indietro, ok? Perché comunque il 10 di bastoni in quanto 10 è una carta che ci parla di chiusura cicli, è una carta che ci parla di qualcuno che deve lasciare indietro determinati pesi, no? Ehm, la temperanza parla proprio della ricerca dell'equilibrio. Qui c'è bisogno di capire, si fa un'autoanalisi. E comunque sì, con la carta del carro c'è questa scelta che viene effettuata, questo movimento, per qualcuno potrebbe essere un trasloco, potrebbe essere... Guardate, sento che è- c'è la ruota della fortuna, quindi credo che questo movimento sarà molto veloce. Per molte persone sarà ristretta alla fine di giugno, prima parte di luglio, quindi prima settimana proprio di luglio, perché comunque abbiamo sia la ruota della fortuna che il carro, che sono due carte veloci. Anche se in realtà comunque l'andamento generale è quello della temperanza e quindi potrebbe avere un'energia un po' lenta, però ci sono questi cambi decisionali che sono molto veloci. Andiamo a vedere carta per carta. Spiegatemi il fante di pentacoli. Allora, il fante di pentacoli è spiegato da un 3 di pentacoli e da un 10 di coppe al contrario. Come vi dicevo prima, il fante di pentacoli fa riferimento a una persona che si sta dedicando anima e corpo ad un progetto e qui con il 3 di pentacoli vediamo il progetto. Potrebbe essere una casa, una ricostruzione, diciamo che è come se questo progetto togliesse tempo alla famiglia, togliesse tempo a quello che è un appagamento magari di coppia, nel caso chiaramente foste in coppia. Se foste single, potrebbe essere che vi state dedicando anima e corpo a quello che è questo progetto, tralasciando quello che è il vostro appagamento emotivo. È come se in questo momento le vostre emozioni fossero un po' lasciate indietro, diciamo così. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, la temperanza un'altra volta e il 2 di spade. Io credo che qui arrivi per destino quello che è la dissoluzione dei dubbi, perché il 2 di spade è sempre una sorta di indecisione e qui vediamo che con il carro c'è il prendere una decisione che è già stata presa, ok? Quindi questi dubbi che c'erano o potranno esserci, diciamo così, a inizio luglio, e sono dubbi che rivediamo comunque la temperanza, sono dubbi che riguardano il mettere in equilibrio quello che vuole il cuore e quello che vuole la mente, quello di cui si ha bisogno da un punto di vista fisico e quello che si ha bisogno da un punto di vista emotivo. Ehm, sì, comunque guardate, la ruota della fortuna è come se facesse arrivare questa temperanza come una sorta di ok, sono guarito o guarita, sto guarendo, sto lavorando per riuscire a cambiare il mio destino. C'è ancora qualche cosa che però non vedo e lo rivediamo poi dopo qui. Andiamo adesso a vedere il 2 di coppe per piacere, grazie. Allora, abbiamo un 2 di bastone al contrario, un 3 di bastone al contrario e la luna al contrario. Allora, qui per quello che riguarda questa unione, questo compromesso, questo incontro, quello che per voi il 2 di coppe rappresenta, poi ognuno lo applica alla propria realtà, è come se con questa luna al contrario c'è qualche cosa legato al passato, perché comunque abbiamo anche il giudizio qui,
che vi impedisce di vedere al futuro, vi impedisce di fare progetti, fare magari certi tipi di programmi proprio di spostamento, perché anche il 3 di bastoni parla di viaggi, parla di spostamenti, parla anche di progetti, anche questa carta qui. In realtà sono progetti che in un certo senso non sono solo idee, ma iniziano già ad essere concreti. E qui è come se non si vedesse nulla di concreto per quello che riguarda quest'unione, c'è qualche tipo di paura o di proiezione che vi fa dubitare di un eventuale accordo, compromesso, ehm, che può essere o con l'altra persona o all'interno della situazione. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un cavaliere scusate, di coppe al contrario, un 2 di coppe ha senso. Al contrario è un cavaliere di spade. Qui giustamente vi ho appena detto che non si vedono speranze, non si hanno speranze, non si riesce comunque a vedere bene un futuro a livello di coppia, a livello di unione, a livello di compromesso, che magari è il mettersi d'accordo su che cosa mangiare il fine settimana nella vostra relazione, cioè non deve sempre essere qualcosa di catastrofico, però sento che è come se non ci fosse tutta questa fiducia nel creare un compromesso o in quel compromesso che state vivendo, quell'unione che state vivendo. E qui sento che è perché qualcuno deve ancora guarire, come vi dicevo prima, da quello che è stata, ehm, mi verrebbe da dire una delusione, perché guardate, qui abbiamo un cavaliere di coppe che è qualcuno che non fa un'offerta, ok? E perché al contrario, legato al cavaliere di spade mi viene da dire che è come se ci fosse qualcuno che sia scappato dall'unione ed è per quello che voi avete questa sfiducia fondamentalmente in quello che è l'accordo o il compromesso con questa persona, perché probabilmente questa persona è già scappata una volta. Se non è una persona che torna dal passato, che voi magari reincontrate, è una situazione che c'è già stata nel passato e che fondamentalmente avete paura che risucceda. Ecco perché tutto questo. Andiamo a vedere il giudizio, perché qui qualcosa cambia, qualcuno apre gli occhi, c'è un risveglio, c'è una chiamata che magari parla proprio di una chiamata. Guardate, la prima carta che si è girata è un re di bastoni, poi abbiamo il papa, un asso di bastoni, un 5 di bastoni e un asso di spade. Allora, qui potrebbe essere proprio per qualcuno che il re di bastoni si faccia vivo dopo un certo periodo, perché comunque abbiamo due carte che ci ricordano il passato. Potrebbe essere una relazione in effetti, perché comunque abbiamo anche un papa. Può essere che sia qualcuno con il quale avete già avuto una relazione, perché il papa parla sempre di qualche cosa di ufficiale. Oppure potrebbe parlare, visto che comunque c'è il papa e il giudizio, del fatto che qualcuno prenderà consapevolezza del perché certe cose devono andare in un certo modo. Vi dico, c'è un 5 di bastoni, quindi sicuro che tanti conflitti potrebbero esserci. Conflitti o discussioni, nel senso che potrebbero esserci in questa chiamata, in questa notizia, in questa telefonata o comunicazione che arriverà, diciamo, verso la seconda settimana di luglio. Ehm, Credo che comunque siano diversi punti da trattare, ok? Perché voi comunque qui avete subito o fatto un processo di guarigione, di trasformazione, avete la temperanza. Quindi qui sento che per molte persone potrebbe essere che questi punti che si vadano
a trattare diano con la carta del Papa quello che è una nuova consapevolezza e che diano la possibilità di creare quello che è un nuovo inizio, di fare un'azione di tipo concreto. E qui lo rivedo con la carta del carro, perché è una carta di azione, appunto, una carta di movimento proprio da un punto di vista fisico. Andiamo a vedere il carro. Sei di spade al contrario, cavaliere di bastoni al contrario e il 6 di bastoni al contrario. Sì, fatemi vedere anche il 10 di bastoni. Mhm. Ok. Come vi dicevo, il carro parla di una scelta effettuata. È il dare una direzione a quello che è questa relazione, questa situazione, il vostro modo di rapportarvi ad una relazione. C'è qualche cosa qui che si fa fatica a lasciare indietro però, che sono determinati condizionamenti mentali dell'infanzia ed è da lì che mi salta di nuovo all'occhio la carta della temperanza, ehm, perché si tratta di mettere in equilibrio quello che dice la mente con quello che vuole il cuore. Qui c'è una presa di consapevolezza, probabilmente questo lavoro del 4 di spade, che vi dicevo ha la stessa energia della temperanza, vi porta a questa presa di consapevolezza, questa davvero perché comunque avete il Papa con il giudizio sento che è proprio una di quelle idee, illuminazioni, comprensioni da lampadario, non da lampadina, okay, quindi, mhmm, il punto è che qui questo cavaliere di bastoni, al contrario, mi dà da pensare che qualcuno non riesca a staccarsi da questa persona. Sia quella la decisione magari c'è stata, ma il punto è che si fa fatica a lasciarlo indietro o a lasciarla indietro. Il cavaliere di bastoni rappresenta molte volte l'amante. Qui avevate anche un cavaliere di coppe. Probabilmente per qualcuno, se è una persona che non conoscete da tempo, per qualcuno potrebbe essere che voi vi state aspettando da questa persona quel passo in più che in realtà non arriva e in un certo punto capiate verso metà luglio che forse non è la persona per voi. La fine della stesa, 10 di bastoni, 8 di pentacoli appeso. Ehm, con l'appeso si fa il lavoro che richiede la temperanza. Io sento che si termina il lavoro del 4 di spade. Perché qui si tratta di lasciarsi indietro delle responsabilità quotidiane, dei pensieri quotidiani, perché l'appeso parla sempre di qualcuno che sta cercando di vedere le cose da un altro punto di vista. La temperanza parla di mettere in equilibrio quello che è la mente, quello che è il cuore, oppure quello che è la parte astratta con la parte pratica. Qui abbiamo proprio quello che è la parte astratta e la parte pratica, la parte del lavoro, della quotidianità, delle faccende di tutti i giorni, della routine, delle abitudini. E qui abbiamo l'appeso che invece parla proprio di quello che è un ridimensionare da un punto di vista mentale, ridimensionare, rivedere, ricalibrare, rivalutare la situazione. Il 10 di bastoni parla proprio di chiudere un ciclo e di lasciare le responsabilità degli altri, le aspettative degli altri a chi le sta generando, fondamentalmente. Si tratta di dare un taglio a quello che non serve più, a quello che non è vostro, a quello che vi pesa nella vita di tutti i giorni, sia che siano cose concrete da fare, sia che siano mi è arrivato un odore di sigaro. Io non so se per qualcuno risuoni, però quando mi succedono queste cose io le dico. Ce l'ho ancora ed è molto forte.
E adesso io non fumo sigari, quindi non saprei dirvi se però non è uno di quei sigari sapete ci sono quelli grossi che non si possono cioè bisogna fumarli fuori all'esterno, e poi ci sono anche quelli fatti tipo a sigarette piccolini, che mi sembra di non ricordare male che siano tipo alla vaniglia o, bueno, quello che sto sentendo adesso mi sembra sia uno di quelli alla vaniglia, perché una volta, ne ho sentito uno, ecco. Comunque c'è qualche cosa a livello della quotidianità, che qui dovete lasciare indietro. Possono essere pensieri, possono essere mi parlano anche di corsi, quindi io credo che magari ci sia qualcuno che sta facendo troppe cose insieme. Magari qualcuno fa corsi di danza, corsi di ballo, mi dicono. Fatemi sapere se vi risuona. Okay, andiamo a vedere qualche carta per i single e dopo andremo a vedere qualche carta per le persone che sono in una relazione e per ultimo andremo a vedere qualche carta per le persone che hanno una relazione clandestina, a distanza o che sono in separazione. Abbiamo Cavaliere di bastoni, il 9 di spade, la carta del sole e il 6 di spade. Allora, questo cavaliere di spade potrebbe essere quello che qui veniva rappresentato con questo fante di denari, quindi potrebbe essere una persona direi focosa, passionale, ehm, una persona affascinante che credo abbiate conosciuto di recente. Ed è per quello che probabilmente voi vorreste o c'è questo 2 di coppe nell'aria all'interno della lettura. Questa zona qui della lettura la rivedo nel 9 di spade, nel senso che qui fa riferimento a quello che si è passato si è vissuto nel passato. Quel dolore, le preoccupazioni, le ansie, le delusioni, tutto quello che è stato nel passato, qui con questo 9 di spade sento che c'è la paura a rivivere questa cosa fondamentalmente. Abbiamo la carta del sole, quindi credo che questa persona potrebbe diventare un amico o un'amica. Si potrebbe instaurare comunque quello che è un rapporto puro, quello che perché comunque, la carta del sole fa riferimento proprio a quello, al rapporto in purezza, del genuino, okay? E credo che arriverà anche quello che è una chiarezza a livello mentale, perché ci sarà con questo 6 di spade la vostra capacità di fare un passo indietro, di prendere consapevolezza e di vedere le cose da un altro punto di vista, mi verrebbe da dire, ed è qui che viene fuori la carta dell'appeso. Credo che sì, perché il 6 di spade ce l'avete anche qui, okay, quindi ci sarà quello che è questo movimento a livello interiore. Poi per qualcuno potrebbe essere il fatto che si stia organizzando un viaggio, un cambio di casa, però comunque c'è, quello che è l'arrivo della chiarezza mentale in questo periodo. Grazie anche probabilmente, appunto, a questo distacco che avete, dalle vostre credenze. Sì, credo proprio che potrebbe essere una perché guardate anche qui c'è un asso di bastoni, potrebbe essere proprio un incontro anche intimo, sapete? Non solo un incontro così: "Ciao, come stai? Prendiamo un caffè." Okay, andiamo a vedere per chi è in una relazione. Quante carte. 5 di coppe al contrario, il diavolo al contrario, 4 di spade al contrario, abbiamo un 7 di denari, un 5 di spade e un 5 di denari. Ecco, voi forse non ve la state passando proprio bene come i single, perché sento che con questa carta del diavolo e il 4 di spade è per quello che si fa fatica. C'è qualche cosa che non si vede, il 2 di spade. Qui, in questo mazzo, il diavolo viene chiamato, il lato d'ombra. Quindi
è proprio un po' quello che non si vede. E sento anche che risuona un po' la temperanza, perché comunque si tratta di portare in equilibrio, la luce e l'ombra, no, il maschile e il femminile. Quindi sento che si tratta di trovare un equilibrio tra la parte maschile della relazione e la parte femminile della relazione. Qui non c'è un reale equilibrio. Una delle 2 persone è molto stanca, e fondamentalmente sento che c'è davvero con questo, giudizio un lavorio mentale non indifferente. In questa stesa particolare c'è sia il diavolo che la carta del 5 di denari, quindi per qualcuno questo bisogno di guarigione fa riferimento a una guarigione mentale. C'è proprio bisogno di dare un respiro alla testa qui. Quando c'è il diavolo vi ricordo che parla sempre di qualche tipo di condizionamento, schiavitù o manipolazione, eh. E giustamente avendo anche questo 6 di spade parla di condizionamenti mentali. Okay, andiamo a vedere per le persone che sono in separazione, in una relazione clandestina o, a distanza. La giustizia, 8 di bastoni e ruota della fortuna. Wow! Giustizia, giudizio, il carro, la ruota della fortuna, la temperanza. Qui c'è qualcuno che vi guida. Guida questa relazione, guida questo percorso, qualsiasi sia lo stato della vostra relazione dei 3 che ho menzionato prima, ehm, c'è qualche cosa ragazzi avete 2 arcani maggiori su 3 carte e sono 2 arcani, la giustizia e la ruota della fortuna, che parlano di destino e qui c'è una comunicazione, arriverà qualche notizia, qualche comunicazione, una lettera, un'email, un WhatsApp, qualche cosa. Per qualcuno potrebbe essere riferito alla burocrazia, qualche tipo di carta che magari, doveva arrivare, qualche documento da firmare, oppure si tratta solo di quello che è un taglio che arriva, una comunicazione che cambia quello che sono le carte in gioco e si arriva alla ruota della fortuna. Quindi la ruota della fortuna sono sempre cambi positivi, veloci, però favorevoli, mh. Possono anche essere aiuti economici, vincite al gioco. Vi ricordo che ce l'avevate anche qui, quindi per tutte e 3 le tipologie, c'è un cambio forte all'inizio di luglio. Andiamo a vedere una carta da parte di questi oracoli. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, le condivisioni, i commenti, perché comunque per me è importante. Quindi grazie. Specchio. Specchiandosi l'un l'altro. Autoimmagine. Una relazione che riflette le nostre paure, i nostri dubbi, introspezione. Guardate, specchio, si guardano. Mh. Qui per chi avesse una relazione, le carte è un po' come se vi dicessero: fate attenzione alle proiezioni. Lo specchio in realtà riflette un'immagine che non è reale e la luna ha un po' lo stesso significato. La luna brilla di luce riflessa e se ne vede solo metà, una metà è coperta, ok? La parte dietro della luna, noi non la vediamo dalla Terra. E comunque fa riferimento proprio a quello che vi dicevo prima, al fatto che ci si proietta in un modo che non è reale certe volte. Quindi quando c'è qualche cosa negli altri che vi dà fastidio, è un buon modo per capire che quella cosa lì che vi dà fastidio è una cosa che all'interno di noi stessi non è stato elaborato. Perché se fosse stato risolto quella cosa lì, non ci vibrerebbe più quando succede a qualcun altro, quando noi lo vediamo in qualcun altro. Okay, un ultimo messaggio da parte degli angeli del cuore. Vediamo che cos'hanno da dirvi, amici del leone.
trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Flirt. Quindi qui si tratta di trovare un pochettino più il lato ludico, in caso tu sia in una relazione. Qui mi verrebbe proprio solo da dire giocate, cioè avete anche la ruota della fortuna, giocate. Non intendo giocate soldi, giocate con l'altra parte, E, qui lo vedo già che giocate, quindi non ve lo dico neanche. Amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.